Mi chiamo Fabio e sono un investigatore del paranormale. Il mondo dell'occulto fa da sempre parte della mia vita e in questi anni ho catturato dei fenomeni a cui ancora oggi non so dare una spiegazione. Insieme alla mia troupe giriamo per tutto il paese alla ricerca dei luoghi infestati su cui indagare. Qualcosina nera per i capelli. Che c***o è venuto giù? Siete pronti a cominciare questa avventura? Oggi andiamo sulle montagne varesine. Saremo all'Istituto Padre Beccaro. Ok. È un istituto che inizialmente nasceva come hotel, dopodiché con lo scoppiare della prima guerra mondiale fu adibito ad ospedale militare per tutti i feriti di guerra. Successivamente non si hanno molti riscontri di questa struttura, se non che venne adibita ad orfanotrofio per tutti i ragazzini, i figli delle persone che erano morte in guerra. Da allora non si hanno più riscontri sull'edificio, se non che hanno cercato poi successivamente di riprenderlo senza, ovviamente, come si può vedere, risultati positivi. Quindi tu in passato sei già venuto in questa struttura, perché io ricordo che da quando ci sono io non ci sono mai stato. Io sono già venuto qua, se non erro, 2 anni fa ed avevo trovato dei grandi riscontri. Se non mi ricordo male, aveva comunicato con me un ragazzo che si tolse la vita proprio all'interno dell'edificio. Ah, quello che mi avevi raccontato. Esatto. Ricordo. Una unica cosa, facciamo molta attenzione perché su quella montagna lì non c'è rete e quindi i cellulari non prendono. Saremo probabilmente soltanto noi e le presunte entità. Sembra di essere entrati in un film dell'orrore. L'edificio riporta ancora i segni vissuti dal tempo e si respira ancora aria di sofferenza. Appena entrati nelle pertinenze dell'edificio, troviamo ad attenderci Marco, una vecchia conoscenza che qui ha vissuto sulla sua pelle degli eventi inspiegabili. Ciao Marco, come stai? A posto? Marco, tu hai per caso avuto esperienza all'interno di questo edificio, di questa struttura? Sì, un giorno quando ero venuto qua con 2 miei amici è successo qualcosa. Che cosa è successo? Allora, giù in fondo nel corridoio ho visto passare una figura nera veloce. Questo corridoio? Questo qua, sì, subito qui. Passa al piano di sopra, trascinamento in giro, negli angoli. Che tra l'altro, io adesso non vedo tanto perché sta iniziando a fare buio, però è veramente inquietante. Guardate, fate vedere questo corridoio. Abbastanza. Ah, guarda. Ok, poi mi dicevi attività al piano di sopra? Sì. Ok, facci vedere un attimino dove hai sentito i passi. Andiamo sopra. Appena entrati si percepisce un'aura strana, come se qualcuno ci stesse osservando. Marco ci mostra da più vicino la zona in cui ha visto la sagoma nera attraversare il corridoio e il nostro sopralluogo si sposta al secondo piano. Qua bisogna fare un attimo di attenzione. Sì, sì, tranquillo. Andrea, passami la telecamera. Tieni. Grazie. Da che parte hai Il sentito? corridoio da là, scende in giù. Qui. Tra l'altro, se non sbaglio, questo punto qui, ho i brividi in questo momento. È proprio il punto dove, durante le indagini che feci 2 anni fa, trovai il riscontro con il ragazzo che si tolse la vita proprio all'interno di questa struttura.
sta venendo una cosa al petto. C'è una sensazione proprio di pesantezza. Lo sentite voi? Abbastanza, sì. Abbastanza. È assurdo. Mentre spiegava ai cameraman gli aspetti tecnici per questa notte, accade qualcosa di inaspettato e la tensione inizia a farsi sentire. Riprendi. Fabio, ha tremato il muro. C'è qualcuno qui? Abbiamo appena sentito la casa tremare. C'è qualcuno? Mi era parso di vedere una sagoma in fondo. Ma anche me, devo essere sincero, anche me. L'ho visto Vero? sembrava che passava. Magari è un Per riflesso. interessare dovrei andare anche fuori per vedere se magari... Boh? La vista sembrava iniziare a giocarci brutti scherzi. Ora, dopo la sensazione di malessere che accusavamo, sia io che Alan abbiamo visto una sagoma nera nel corridoio tagliare verso destra. Non avevamo idea che per una frazione di secondo l'avevamo ripresa. Proprio lì, dove saremmo andati tra poco. Non lo so. Ma io ho sentito tremare il pavimento. Ragazzi, ho i brividi. Ho appena visto una sagoma nera là. Non sto scherzando, là. E comunque è anche strano. Io ho sentito prima i passi qua. È anche strana questa porta, guarda, cioè sembra proprio l'ingresso di. Di qualcosa. Bravo. Ragazzi, ma cosa c'è giù qua? Più che altro. Dove vediamo? Non lo so, preferisco. Beh, la sicurezza prima di tutto. Poi. Preferisco scoprirlo più avanti. Ragazzi, qua è pericolante, meglio non azzardare. Comunque qua è assurdo, Ma cosa strano che tu il pavimento Sì? prima? Sì. Come se qualcuno desse dei calci. Un piede pesante, come se qualcuno avesse proprio il passo pesante. Le sensazioni che ho avuto sicuramente non sbagliano e forse sono anche le stesse sensazioni che mi dicevi che hai provato tu quando sei venuto qua l'altra volta. Senti, hai per caso dei cenni storici di questo luogo? Perché so che tu comunque sei della zona, magari hai un po' più di informazioni rispetto a noi. Vabbè, questo edificio era un orfanotrofio che venivano qua i bambini senza una famiglia e dopo per la guerra sono arrivati qua dei militari feriti a curarsi, era pieno, gente moriva. Ok. Dopo negli anni 80 è stato abbandonato definitivamente. Quindi può essere che in questo posto ci sia anche un'energia residuale per quanto riguarda magari i morti di guerra. Sì, ci può essere energia positiva però anche negativa, perché sono stati fatti tanti riti satanici, allora Ok, al piano di sotto. piano di sotto, Ok. all'altare. Perfetto. Quindi magari ci siano anche delle energie che possono essere magari intrappolate da questi riti e da questo contesto, diciamo, non Sì. troppo religioso. Perché l'altra volta quando ero venuto c'erano le candele, robe
bambole senza testa. Addirittura. cose Ok. Questo posto già mi sta mettendo i brividi. Già si sta facendo buio, già abbiamo l'imbrunire. E devo dire che con il calare del buio, L'atmosfera cambia. vero, sento già quest'aria macabra Da dietro. che sta arrivando proprio da dietro e non per niente abbiamo le finestre. Va bene Marco, io ti ringrazio per questa tua testimonianza e Bocca al lupo. Grazie, alla Marco. prossima. ok, è buio, ora possiamo entrare. Ok, io ho portato un K2 rilevatore di campi elettromagnetici per vedere se c'è dell'attività paranormale all'interno di questo edificio. Ora lo accendo. Ci siamo già assicurati che tutti i telefoni sono in modalità aereo, nonostante in questo posto non ci sia per niente rete telefonica. C'è qualcuno in questo edificio? Qualche spirito? Sì, l'abbiamo sentito. Vero? Qualche spirito? Qualche spirito? Se c'è qualcuno che riesce... Ok, stavo dicendo, se c'è qualcuno che riesce a sentirmi, si può avvicinare allo strumento. Ho i brividi in tutto il corpo. Puoi avvicinarti un'altra volta, per favore? Appena qualche istante dopo aver cominciato a fare domande, siamo stati disturbati da rumori molesti provenienti dalla zona residenziale. Abbiamo dunque dovuto aspettare qualche minuto affinché le acque si placassero. So che in questo posto accadono diverse leggende. C'è una leggenda, una storia, che parla di questa struttura costruita come hotel. Fai parte dell'hotel? Se è così ti puoi avvicinare come hai fatto prima? Ok, la teoria è proprio quella che questa entità sembra che all'inizio di quando entriamo in un edificio si avvicinino per poi farsi sentire che ci sono per controllarci, poi è stata adibita ad ospedale militare. Dove venivano ricoverati tutte le persone che sono rimaste ferite nei combattimenti, nella guerra. È stata una guerra molto difficile, molto dura, molto tosta. Poi successivamente sono stati portati qui tutti i bambini che avevano perso i genitori durante la battaglia. E magari tu fai proprio parte di uno di questi, sei un bambino? Ho i brividi, ragazzi, ho i brividi. Facevi parte dell'orfanotrofio? Tu lo sai che con me puoi parlare liberamente? Perché io sono venuto qui, noi siamo venuti qui
soltanto per te, per vedere se qui c'è ancora qualcuno che ha bisogno di parlare, che ha bisogno Di una mano. di una mano. Cos'è stato?